Ciao a tutti da Mirko, oggi vediamo il BetFPV Air 65 Tiny Whoop dalle caratteristiche decisamente interessanti. Se volete acquistarlo trovate il link in descrizione. L'Air 65 è disponibile in tre versioni: Racing, Freestyle e Champion. La versione che vedremo oggi è la Champion, con ricevente Express LRS a 2.4 GHz integrata. Apriamo subito la confezione per vedere cosa troviamo al suo interno. Abbiamo il micro, una canopy di riserva, delle eliche di ricambio, una scheda USB per configurare e aggiornare il Whoop, delle viti in plastica e il link per il supporto BetFPV. Sia la canopy di riserva che quella già montata sul drone sono in materiale semirigido, attenzione però che il materiale non è TPU. I fori qui dietro servono per regolare il tilt della camera e in base a quello che scegliamo la cam sarà più o meno inclinata. Le eliche fornite in dotazione sono delle Genfan 1219 trasparenti a 3 pale, con foro per albero motore da 1 mm. Questa scheda serve per collegare il drone a Betaflight. È stato deciso di non mettere il connettore metallo direttamente sul flight controller per risparmiare sia peso che spazio. Infatti il connettore JST sulla scheda ha dimensioni molto contenute e risulta più leggero dell'USB-C. Per quanto riguarda le viti in plastica potrebbero essere valutate per ridurre ulteriormente il peso, il materiale però non mi sembra adatto per tenere ben fermi i motori e le altre componenti, io personalmente lascerei le viti in metallo. Il BetFPV Air 65 è un drone classe Tiny Whoop analogico da abbinare all'IPA a un'ancella. Vediamo le specifiche partendo dall'interasse che, come suggerisce il nome, è di 65 mm. Il connettore della LiPo è un BT 2.0, per chi avesse dei dubbi il cavo bianco rappresenta il polo negativo mentre quello blu il polo positivo. I motori sono i BetFPV 0702V2 da 30.000 kV. I kV sono superiori alla media in quanto la versione Champion è particolarmente indicata per le competizioni Whoop Racing. L'albero motore è da 1 mm, ricordatelo nel momento in cui dovete prendere delle eliche di ricambio. In questo schema possiamo vedere meglio nel dettaglio le misure del motore, con la differenza che in questo drone non è presente il connettore. E infatti, come potete vedere, i cavi motore sono saldati direttamente nell'FC, questo per risparmiare il peso aggiuntivo sia dei 4 connettori della scheda sia dei 4 connettori del motore. Come possiamo notare, tutte le scelte fatte da BetFPV sono volte a ridurre il peso al minimo. I motori hanno rotazione props out, teniamola a mente nel momento in cui dobbiamo sostituire le eliche. Passiamo ora all'analisi del flight controller. L'Air 65 monta una BetFPV 5 in 1 AIO. Si tratta di un'ottima scheda che integra tutto quello che serve al nostro Whoop: FC, ESC, VTX, ricevente Express LRS e chip dell'USD per il sistema analogico. Ho già avuto modo di recensire questo flight controller in un altro video, per maggiori info lo trovate linkato in descrizione. In ogni caso rivediamo le specifiche principali e tutto quello che c'è da sapere su questa scheda. Il processore è un G473, a livello prestazioni è leggermente inferiore all'F405, ma risulta nettamente superiore al problematico F411. Le porte UART a disposizione sono 4, possiamo quindi gestire la ricevente, lo smart audio e avere 2 UART libere per ogni evenienza. Il target della scheda è BetFPV G473, ricordatelo nel momento in cui volete fare un aggiornamento di Betaflight. A mio parere comunque non è necessario aggiornare, questo modello è un firmware 4.5.0 ed è stato fatto un po' di tuning per migliorare le prestazioni in volo, io lascerei tutto così. L'Air 5 in 1 integra una memoria flash da 16 MB per registrare i log della black box, feature sicuramente utile anche se, come abbiamo visto, il tuning è già stato fatto. Il giroscopio è un ICM 42688p che con le ultime versioni di Betaflight sta iniziando a funzionare bene. Passiamo ora alla VTX integrata, diamo uno sguardo veloce alle caratteristiche principali. I canali sono 48 divisi nelle bande A, B, E, Fat Shark, Race Band e Low Band. Possiamo scegliere la potenza in un range compreso tra i 25 e i 400 mW, per quanto riguarda la potenza dei 25 mW è piuttosto precisa e non vi darà problemi nelle gare FPV. Il protocollo video è Smart Audio, col quale possiamo fare tutte le configurazioni della VTX da USD di Betaflight o Lua Script.
L'antenna della VTX è questa dipolo messa nella parte superiore della canopy, il connettore è fissato alla base con della colla, in modo da non staccarsi in seguito agli urti che solitamente si fanno in gara. Per quanto riguarda gli ESC integrati abbiamo degli 8 bit con chip BB51. Su questi ESC è già installato BlueJay in versione 0.19 a 96 kHz. Abbiamo quindi accesso immediato al bidirectional D-Shot e gli RPM filter che sono già attivati e configurati su Betaflight. I polimotore sono 12, assicuratevi che qui ci sia questo valore nel caso facciate un aggiornamento del firmware. Gli ESC sono da 5A che vanno bene per i motori 1S che si abbinano di solito a questo tipo di Tiny Whoop, anche quelli ad alte prestazioni come 0702 da 30.000 kV che monta questo modello. Il target degli ESC è AX5. Passiamo ora alla ricevente, su questo drone abbiamo integrato un Express LRS seriale a 2.4 GHz. L'antenna rossa che vedete qui al lato è proprio della ricevente Express LRS, lasciatela così com'è ed evitate di muoverla perché potreste romperla. La ricevente Express LRS integrata è di tipo seriale, per questo motivo l'aggiornamento firmware va fatto tramite Express LRS Configurator, come facciamo di solito con le riceventi tradizionali. Visto che l'aggiornamento firmware si rende necessario per impostare la password del bind, io direi di farlo subito e per prima cosa scarichiamo da questa pagina l'Express LRS Configurator, vi lascio il link in descrizione. Io ho Windows quindi scarico questo file. Una volta scaricato e installato il configuratore ci troviamo davanti a questa pagina. Qui scegliamo sempre l'ultima versione disponibile. Come target scegliamo BetFPV 2.4 GHz e sotto BetFPV 2.4 GHz IORX. Come metodo per il flash lasciamo Betaflight Pass-Through. Per quanto riguarda queste impostazioni possiamo lasciare tutto predefinito. L'unica cosa da cambiare è la password per il bind, che deve essere uguale a quella del vostro modulo. A questo punto clicco su Flash. Perfetto, aggiornamento completato. Passiamo ora alla videocamera, una BetFPV C03. Si tratta di una delle più piccole e leggere cam analogiche presenti in commercio. Per quanto riguarda le specifiche della C03 possiamo dire che il sensore è un CMOS da 1/3. La risoluzione è da 1200 TVL. Il rapporto è 4/3 con sistema NTSC. La lente è da 2.1 mm e il FOV è di 160 gradi. Perfetto, dopo aver visto le caratteristiche possiamo metterla alla prova facendo un po' di allenamento racing. Ed eccoci arrivati alle considerazioni finali e devo dire che l'R65 Champion si è comportato decisamente bene. Ottima la componentistica, in particolare l'FC 5 in 1 e motori 0702 da 30.000 kV. Per quanto riguarda il flight controller, avere ricevente VTX già integrate semplifica di molto la gestione del micro e riduce notevolmente il peso che si aggira intorno ai 17,5 grammi. Ottimi anche i motori 0702 da 30.000 kV che danno una buona risposta del gas e una buona tenuta nelle curve. Inoltre questi motori risultano molto efficienti e riescono a dare circa un minuto di volo in più al micro, cosa che in questi modelli diventa molto utile. In conclusione posso dire che questo BetFPV R65 Champion mi ha decisamente convinto. Se proprio vogliamo trovare qualche difetto possiamo dire che la videocamera C03 incontra qualche difficoltà nelle zone di scarsa luminosità. Questo comunque è un compromesso che possiamo accettare visto anche il peso molto esiguo di questa videocamera FPV. Ringrazio anche Zipiz FPV per avermi dato la possibilità di registrare questo video nel suo circuito di allenamento e le sue impressioni dal punto di vista racing, trovate i suoi social in descrizione. Per oggi è tutto, se il video vi è piaciuto lasciate un like, iscrivetevi e attivate la campanella. Per supportare il canale vi ricordo di acquistare sempre attraverso il link in descrizione o diventando miei patrons cliccando il link a fine video.